Ecco, siamo in compagnia di Enrico Vacirca, che è esperto di formazione professionale presso la CIA. Innanzitutto è il caso di iniziare con le dovute presentazioni e quindi che cos'è la CIA e quali sono le sue attività principali. La CIA è un'organizzazione di agricoltori che opera in tutta Italia con una sua rete regionale e poi provinciale, fino a diventare anche avere delle sedi in località anche più lontane dai centri abitati, naturalmente perché si occupa di agricoltura. Eh, in quest'ambito, nell'ambito della rappresentanza, fa anche attività politica, quindi facendo delle proposte politiche e assistendo gli agricoltori sia come imprese sia come persone, per cui ha determinate agenzie o associazioni o altro che si occupa o di settori produttivi o di problemi che hanno le persone in quanto tali, e quindi anziani, giovani, donne e così via, oppure anche rispetto a chi fa agriturismo o chi fa agricoltura biologica e assistenza anche per quanto riguarda questioni fiscali o amministrative e così via. Quindi possiamo comunque dire che il core business è rappresentato dal settore primario, che è stato storicamente uno dei settori trainanti per l'economia italiana. Qual è al momento lo stato dell'arte dell'agricoltura italiana, soprattutto in termini di occupabilità e apertura verso i giovani? Beh, certamente l'agricoltura segue un po' tutti gli andamenti che sono quelli legati alle politiche comunitarie, e quindi la questione della PAC, cioè della politica agricola comune, dei mercati, della chiusura o meno dei mercati, vedi le varie scelte che a livello mondiale, non mondiale si fanno. Naturalmente puntando molto sulla nostra quantità in quanto, e a qualità, scusa, sulla qualità in quanto come quantità il nostro paese, seppur molto redditizio in quanto a quantità per superficie, lo è molto di più come qualità dei prodotti e tipicità dei prodotti. Per quanto riguarda l'occupabilità, si è visto nei vari dati, c'è un aumento dell'occupazione in agricoltura, anche perché si sta attraversando un periodo di turnover anche come imprenditori, quindi l'occupabilità nel settore dell'agricoltura si può considerare sia a livello di dipendenti, sia a livello di imprenditoria, che è quella, diciamo, se si vuole, più interessante, in quanto si vede anche con l'aiuto della comunità europea che molti giovani si avvicinano a questo settore. Ecco, si avvicinano e c'è anche un rinnovato interesse, molto spesso di carattere imprenditoriale, nei confronti del settore agricolo. In termini di formazione professionale, qual è il livello di conoscenza e di preparazione da parte dei giovani che lasciano il mondo della scuola per entrare nel mercato del lavoro? Ma io recentemente devo dire un po' che ho avuto una, come si può dire, sotto mano una situazione interessante per quanto riguarda un altro progetto comunitario che è lo SWOT, e ho fatto delle interviste e appunto intervistando, sentendo il parere su quanto riguarda la formazione in agricoltura e quindi l'alternanza scuola-lavoro con diversi ragazzi provenienti, diversi studenti provenienti da vari settori dell'istruzione, cioè settore alberghiero, settore turistico, settore agricolo in quanto tale. E c'è un interesse molto forte. C'è una specie di divario tra formazione teorica e formazione pratica. Io sto verificando per esempio che l'alternanza scuola-lavoro serve se le 400 ore a disposizione, serve se effettivamente questi studenti vengono posizionati in un'azienda agricola. Io ecco, ho fatto anche delle considerazioni, cioè per avere anche un maggiore orientamento per quello che devono fare i ragazzi in un'azienda agricola, forse le aziende con ridotte dimensioni danno anche un'idea della versatilità in cui si può formarsi e prepararsi una formazione, una professionalità nel mondo dell'agricoltura. Quindi aziende piccole che danno vari elementi di formazione nell'alternanza scuola-lavoro. Perfetto. E uno dei problemi che riscontrano soprattutto i giovani quando
sono alla loro prima esperienza lavorativa, quindi quello che lamentano durante un colloquio di lavoro è il fatto che venga richiesta loro un'esperienza che loro non hanno però ancora maturato. Esiste una simile criticità anche nel settore agricolo e in qualche modo come ovviare a questa criticità? Ma un po' questa domanda è un po' insita in quello che dicevo nella mia spiegazione antecedente, e cioè sì, si trovano in una situazione, diciamo, abbastanza da una parte di non formazione, almeno di limitata formazione, se diciamo, durante il periodo dello studio non è stata fatta una adeguata alternanza scuola-lavoro. Cioè nel senso che se un ragazzo che fa agricoltura o fa turismo e viene mandato a fare un'attività che non c'entra nulla con l'agricoltura solo per fare alternanza scuola-lavoro, sì, imparerà qualche cosa relativa in generale al mondo del lavoro, però non impara o impara poco quello che c'è da fare in agricoltura. E tra l'altro, diciamo, voglio dire anche che gli input che vengono dati da mass media a volte sono fuorvianti, perché si considera l'agricoltura un qualche cosa, come si può dire, di onirico, di qualche cosa di bello, però che non è, che non ha le sue radici reali in quello che vuol dire fare l'agricoltore vero. E quindi rimaniamo nel settore agricolo. Quando un giovane che ha appena finito il suo percorso di studi va a fare un colloquio per appunto entrare in questo settore, per un'azienda agricola e così via, quali possono essere le competenze che sono maggiormente richieste, soprattutto le competenze trasversali o quelle che adesso vengono definite come soft skills? Ma anche questo, diciamo, per certi aspetti riguarda un po' il mercato del prodotto agricolo italiano, che è un po' il prodotto trasformato di qualità. Quindi una delle competenze trasversali che viene richieste è quella di sapere almeno un'altra lingua, perché ormai anche le aziende più piccole hanno questa necessità di aprirsi verso i mercati, ma anche la realtà toscana è una realtà indicativa, l'apertura di molti agriturismi. E l'agriturismo in Toscana è un agriturismo appetito, e quindi molti sono gli stranieri che vengono in Toscana. Altre competenze trasversali sono quelle in materia di prevenzione e protezione degli incidenti sul lavoro, appunto degli incidenti sul lavoro, sulla questione anche della igienicità, e quindi le norme sull'HCCP e tutte quelle normative inerenti, si parla sempre di competenze trasversali, la tipicità dei prodotti e la loro sanità. E per concludere, in ultima istanza, crede che la formazione professionale in Italia prepari adeguatamente i ragazzi che si affacciano al mercato del lavoro nel settore agricolo? Io devo dire che l'esperienza che ho avuto, almeno con i ragazzi di istituti che ho fatto nel progetto che citavo, ci sia un'interessante formazione professionale, perché sostanzialmente in Toscana i nostri istituti sono istituti che hanno una loro storia, una storia riconosciuta anche a livello nazionale. Perfetto, grazie mille.